Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Gestire i conflitti in famiglia. In ogni famiglia, anche la più unita e affettuosa, ci sono momenti di tensione e incomprensione. È normale che persone che vivono insieme abbiano opinioni diverse, desideri contrastanti o modi differenti di vedere la realtà. I conflitti non devono essere visti sempre come qualcosa di negativo, ma piuttosto come un'opportunità per crescere, conoscersi meglio e imparare a comunicare in modo più efficace. Uno dei motivi più comuni di conflitto in famiglia è la mancanza di comunicazione. Spesso non esprimiamo chiaramente ciò che proviamo o ciò di cui abbiamo bisogno. A volte diamo per scontato che gli altri debbano capirci senza bisogno di parlare. Questo porta a malintesi, sospetti e nervosismo. Per evitare questo, è importante imparare a parlare con sincerità ma anche con rispetto. Dire le cose con calma e ascoltare l'altro senza interrompere è già un primo passo verso la soluzione. Un altro motivo di conflitto è la gestione del tempo e dei compiti quotidiani. Chi deve fare la spesa? Chi pulisce la casa? Chi aiuta i bambini con i compiti? Quando questi compiti non sono distribuiti in modo equilibrato, qualcuno può sentirsi stanco, stressato o poco apprezzato. Per questo è importante organizzarsi insieme, magari creando un piccolo calendario o parlando ogni settimana delle necessità della casa. Tutti devono sentirsi parte attiva e responsabile. Le differenze generazionali sono un altro aspetto che può creare tensioni. I genitori e i figli spesso hanno idee diverse su ciò che è giusto o sbagliato. I giovani vogliono libertà, autonomia, e i genitori desiderano proteggerli e guidarli. Queste differenze sono naturali, ma possono portare a discussioni. In questi casi è importante cercare di capire il punto di vista dell'altro. I genitori devono imparare a fidarsi e i figli devono imparare a rispettare alcune regole. Anche le emozioni non espresse possono creare problemi. Quando siamo arrabbiati, tristi o delusi, spesso preferiamo restare in silenzio oppure reagire in modo esagerato. Questo può peggiorare le cose. È meglio trovare un momento tranquillo per dire come ci sentiamo. Per esempio, invece di urlare o chiudersi in camera, possiamo dire «Mi sento triste quando non mi ascolti» oppure «Ho bisogno di un po' di tempo per rilassarmi». Quando i conflitti si ripetono spesso e sembrano non avere soluzione, può essere utile riflettere su quali siano le vere cause. A volte discutiamo per cose piccole, ma dietro ci sono emozioni più profonde, come la paura, la gelosia, la frustrazione o la mancanza di riconoscimento. Per esempio, un genitore può sembrare troppo severo, ma in realtà è solo preoccupato per il futuro dei figli. Un figlio può sembrare pigro, ma forse si sente insicuro o sotto pressione. Imparare a riconoscere le emozioni nascoste aiuta a capire meglio l'altro e ad avvicinarsi. Un altro elemento che può migliorare la gestione dei conflitti è la chiarezza. In famiglia, a volte si pensa che l'altro debba capire da solo quello che vogliamo o sentiamo. Ma nessuno può leggere la mente. È molto più utile esprimere chiaramente le proprie esigenze. Dire «ho bisogno di più silenzio per studiare» è meglio che arrabbiarsi perché qualcuno fa rumore. La comunicazione aperta e diretta evita molti malintesi. È anche importante non portare vecchi problemi nelle discussioni attuali. Quando litighiamo, è facile tirare fuori errori passati per rafforzare il nostro punto di vista. Ma questo comportamento peggiora solo la situazione. Concentrarsi sul presente e sul problema specifico aiuta a trovare soluzioni concrete. Se ogni volta che si discute si torna indietro nel tempo, si crea solo più rabbia e distanza. Nelle famiglie con bambini o adolescenti è fondamentale dare il buon esempio. I figli imparano molto osservando il comportamento degli adulti. Se vedono che i genitori affrontano i conflitti con calma, rispetto e pazienza, anche loro impareranno a fare lo stesso. Se invece vedono grida,
silenzi lunghi o punizioni eccessive, impareranno a imitare questi atteggiamenti. Perciò è importante ricordare che, come adulti, abbiamo una responsabilità educativa. Un'altra strategia utile è imparare a negoziare. La negoziazione non significa solo cedere, ma trovare insieme una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutti. In famiglia si può organizzare un piccolo incontro per parlare delle regole della casa, dei compiti, della gestione del tempo libero. Ogni membro della famiglia può esprimere la propria opinione e insieme si può costruire un accordo. Questo rende tutti più coinvolti e responsabili. A volte, per evitare conflitti, pensiamo che sia meglio dire sempre sì o evitare di esprimere il proprio disaccordo. Ma anche questo atteggiamento può creare problemi. Se non diciamo mai quello che pensiamo davvero, rischiamo di accumulare tensioni e, prima o poi, esplodere. È meglio affrontare i problemi piccoli subito, con gentilezza e sincerità, piuttosto che lasciarli crescere fino a diventare grandi. La gestione dei conflitti è anche una questione di tempo e pazienza. Non sempre si può risolvere tutto in un giorno. A volte ci vogliono settimane o mesi per cambiare un comportamento o trovare un nuovo equilibrio. È importante avere fiducia nel processo e continuare a comunicare. Anche se ci sono passi indietro, ogni piccolo miglioramento è un segno di crescita. Anche l'umorismo può essere un aiuto. Ridere insieme, anche nei momenti difficili, può sciogliere le tensioni. Un sorriso, una battuta leggera o il ricordo di un momento divertente possono cambiare l'umore e aprire la porta a un dialogo più sereno. Naturalmente, bisogna usare l'umorismo con rispetto, senza prendere in giro o minimizzare i sentimenti degli altri. Un'altra cosa importante da ricordare è che i conflitti possono essere diversi a seconda dell'età delle persone coinvolte. I conflitti tra genitori e figli piccoli sono spesso legati a regole semplici, come l'orario per andare a dormire o il tempo passato davanti alla televisione. In questi casi, la coerenza e la dolcezza sono fondamentali. I bambini devono sapere cosa ci si aspetta da loro, ma anche sentirsi amati e ascoltati. Con gli adolescenti, invece, i conflitti spesso riguardano la libertà, le amicizie, la scuola, l'uso del telefono o del computer. È un'età complicata, in cui si cerca di costruire la propria identità. I genitori devono imparare a lasciare spazio, pur mantenendo delle regole chiare. È importante evitare di controllare troppo o di giudicare, ma piuttosto cercare un dialogo aperto e sincero. Anche tra adulti della stessa famiglia, come tra fratelli o tra marito e moglie, ci possono essere conflitti legati alla gestione della casa, ai soldi, al lavoro o all'educazione dei figli. In questi casi è importante affrontare i problemi insieme, come una squadra. Nessuno deve sentirsi solo nel risolvere i problemi. Dividersi i compiti, rispettare i ruoli e prendersi cura del benessere dell'altro aiuta a evitare tensioni. Infine, nelle famiglie allargate, come quelle con nonni, zii o famiglie ricostruite dopo una separazione, possono nascere conflitti legati alla convivenza, alle tradizioni diverse o alle abitudini quotidiane. Anche qui, il dialogo e il rispetto sono fondamentali. Ogni persona ha il diritto di sentirsi ascoltata e valorizzata. In conclusione, affrontare e gestire i conflitti in famiglia è una parte naturale della vita. Non si tratta di evitare ogni discussione, ma di imparare a gestirla in modo sano. Con amore, pazienza, comprensione e un po' di impegno, ogni famiglia può superare le difficoltà e diventare più forte e unita. È un viaggio lungo, ma pieno di valore e significato. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.